successo di tutto, come avete ben potuto vedere. Fermi tutti, ho degli sconti incredibili per lei. Quando vi ho presentato la nuovissima X4 negli ultimi video, giustamente mi avete detto: vabbè, adesso uno sconticino per la X3 ce lo puoi anche fare. Io e Insta vi abbiamo ascoltato. Dato che non è per tutti, come puoi leggere qui sotto, o ti lanci sul link in descrizione immediatamente o aspetta, perché nel corso del video devo farti vedere tante altre belle cose. Ma andiamo in Spagna. Rez, buongiorno. Devastato dal raffreddore, ma ci siamo. Qui a Rez per questi 2 giorni incredibili insieme alla MotoGP per raccontarvi il nuovo videogioco. Lo sapete, io l'anno scorso ero all'interno del videogioco perché correvo in Moto-E, quest'anno non lo sarò più, ma MotoGP 2024 mi ha detto perché non vieni a provarlo in anteprima? E io, come una foca monaca, diretto a provarlo. Ovviamente intanto mi gusterò il bellissimo weekend di Rez. Ma prima, ti sei iscritto al canale? Se non lo sai ancora, perché lo sai, Tano DJ, come leggi qua sotto, dice che YouTube impazzisce qualche volta e toglie l'iscrizione, quindi mi raccomando, controlla se per caso non te l'ha tolta. Se non sei iscritto, iscriviti. Detto questo, stasera cinettina con gli altri ragazzi che sono stati invitati e domani full gas in pista. Mentre aspetto gli altri, voglio fare un po' il Bruno Barbieri ordinato su Wish. Sono molto incazzato. In ogni hotel dove vado, dato che viaggio spesso, trovo sempre un po' la caratteristica di ogni posto. Di questo hotel è sicuramente la doccia. Avete mai visto una doccia che butta dentro le marce come un V4R? Fran, che moto è? Claramente una Panigale V4R. R? Superbike o Superbike con motore di Álvaro Bautista? Ah, anche in Spagna guarda il video. Rez by night. Non devo neanche dirvi che questi timelapse in movimento che avete appena visto, incredibili, sono stati fatti con la nuovissima Insta X4. Oggi, signori miei, si va a scroccare in Aprilia. Eccolo. A casa mia. Eccolo. Sì. A casa mia. Sono molto onorato di ricevere Luca. Guarda che siamo belli, Mamma mia, siamo veramente belli. Con questo filtro ND incredibile. Esatto. Guidi solo la moto sbagliata, però durante tutto il weekend sarò in incognito, infatti non lo vedrà nessuno. Nel tuo box. Mi metterò lì in mezzo al pubblico del box durante la sprint. Sì. Così Sì. non mi riconoscerà nessuno. Esatto, non passa neanche Sky poi. Ci ha chiuso fuori. Appena finita la pit walk stiamo uscendo. Ho dovuto fare di corsa tutte le immagini alle moto perché appunto avevamo poco tempo. Ma è incredibile e stupendo venire ogni anno, magari qualche volta da turista come abbiamo fatto oggi, grazie a Milestone e il videogioco MotoGP 2024, per osservare da vicino tutte le novità delle moto e tutta questa ricerca infinita dell'aerodinamica che ogni anno fa uno step in avanti incredibile. E si vede chi come Aprilia, Ducati e KTM siano tanto più avanti. Sono proprio dei mezzi che si vede che sono costruiti per fendere l'aria e per creare il maggior carico possibile. E invece si vede altrettanto bene come Yamaha e Honda siano un po' le case che stanno iniziando adesso a capire un attimino come funziona e sono un po' accrocchiate le ali sulla moto. Non danno il senso che la moto sia costruita con l'idea di un tutt'uno, ma dà molto l'idea appunto di un progetto che era nato per funzionare senza aerodinamica e poi successivamente buttata su perché bisognava farlo. Però appunto vedremo quali saranno le evoluzioni. Comunque veramente, ripeto, bellissimo vederle da vicino. Siamo nel box Aprilia, Fran sta parlando con il boss e lì dietro, che non si possono assolutamente vedere, ci sono le Aprilia smontate. Vederle da così vicino mi piacerebbe far vedere, ma
non si può, però è incredibile vedere la tecnica che c'è dietro questi mezzi che alla fine sono un telaio con 2 ruote, ma in verità c'è molto alto. Ma vi dirò, perché non andare a rompere le palle un pochino ai ragazzi di Dainese che devono darmi una tuttina per la gara di salita? Permesso. Oh, come stai? Bene, Sei dovuto venire fin qua per prenderti le visiere, visiere no, hai già dato. Le tute. No scherzo, hai visto la mia mail? L'ho tenuta là perché ho detto tanto adesso è chiusa per lunedì. Prima di lunedì la facciamo. Sono il suo incubo. Ahimè sì. Ahimè sì. Spettacolare vedere tutti i caschi pronti per la sprint con strap e tutto il resto. Qui guantini pronti e nuovi in questo particolare aggeggio che serve per slargarli e dargli un po' l'impronta della mano, perché sennò sapete quando li mettete avete subito quella sensazione di nuovo che non è il massimo. E poi tutina. Tac, con la cam sulla gobba che io sinceramente non ancora capire bene a cosa serve, perché tanto vale usare quella del posteriore, però va bene così. Che lavoraccio è questa? È impegnativo, però è un bel risultato. Ma che robetta. In teoria qua dentro ci dovrebbe essere l'acqua, l'airbag. Tutta l'elettronica della telecamera sta al posto della predisposizione camelback. Però sono pochi piloti che usano il camelback, sono due piloti in MotoGP. Mi fanno stupore quelli che bevono, cioè che sei lì staccata e dicendo c'hai anche di aspetta che ci dà la ciucciatina, no? Mi sembra spettacolare. Devono scegliere se avere o la telecamera o l'acqua. Egocentrici, diciamo, per credere con la telecamera. Service road, cioè guardate dove cazzo siamo a guardare la gara. Cioè guardate. Spettacolare. Faremo un pezzettino di post GP direttamente da qua, perché abbiamo visto delle cose molto interessanti che dalla tele si fa molto più fatica a vedere. Di qua c'è la Insta360 che sta registrando e insomma, in ogni caso pronti a vedere Marquez. Che farà il Marquez o non farà il Marquez? Farà il Marquez, ma preanticipo, già mi sono caduti gli occhiali intanto, che Martin e Pecco fanno veramente paura. Però raga, Maverick va più forte di tutti. Sto partendo, non posso farlo vedere, però solo la mia reaction. È passato Marquez! Standing ovation. A few moments later. Cosa ho detto un secondo fa? No, non voglio parlare con te. Devi stare zitto. Cosa ci dici di questa gara? Sono andati tutti per terra. Io volevo chiedere a te che sei un motociclista, cosa è successo? Alla 8 se non sbaglio, dove lo spargerò, c'è l'umido che rimane da sotto. Cioè esce l'umido sia la 2 sia la 8. Quindi tu sei lì in bagaglia, entri dentro, quello davanti ci passa, non lo vedi, ti arriva sotto le ruote e ormai È andato. ti dà demolizione. Posso dire una roba? Vai. Che a sostegno di quello che hai detto, ho chiesto la stessa cosa a un ragazzo che ha vinto 2 o 3 gare più di te, e Giacomo Agostini, Ah, giusto uno. la stessa cosa. che ha detto la stessa cosa tua. Mamma mia, qua chiudiamo il video, siamo Questo fa proprio. Adesso il motivo per il quale siamo qua, cioè la prova del nuovo MotoGP 2024, mentre sono partiti i ragazzi della Rookies Cup lì dietro. Vediamo un po' com'è rispetto all'anno scorso. Dentro, ultima curva. Ah, che precisione! Quando sono sotto le telecamere tiro fuori il meglio! Tornantino! Bello! Cordolo! Staccatore tranquillo! Dai, oggi devo andare così. No ragazzi, comunque il mio lavoro è stupendo, non ci si può lamentare, lo sappiamo, eccetera.
Ma per farvi capire il mio disagio, pronti per scrivere il post GP? Stasera ho un'ora e mezza per fare la sprint e tutto il resto, e ben sapete quanto tempo mi ci vorrà, perché voi nel futuro vi ricordate follia pura. Poi domani sveglia alle 7, aereo, si torna a Milano. Mentre sarò lì verso casa mi guarderò la gara lunga. A quel punto si registrerà il post GP e cercheremo di spararlo per le 6:30. In tutto questo non riesco ad allenarmi da 2 giorni. Sto impazzendo, ma va bene così. Iniziamo. Bentornati a Milano. Mentre vado a prendere il taxi, piccolo aneddoto divertente del viaggio. Di fianco a me ci sono 2 tipo... Adesso come sei diventato? Tirato alla canna del gas. Vabbè, non sto a descriverli. Si capiva che erano un attimo ludopatici, perché giocavano tutto il viaggio con i giochini, quelli che ti danno i premi, eccetera, eccetera. Quanto ti è rimasto? Quanto? 50 pezzi per gli impiegati. E al gratta e vinci di Ryanair, voi cosa dite? Se lo sono comprati? Ovvio che se lo sono comprati. E all'arrivo dell'hostess, cos'è che hanno detto? Secondo voi? Ebbene sì, non è che mi può dare quello vincente. Credo che tu non faccia ridere, Pedro. L'avete già vista in pista, ma qui nelle gare di salita, dove rende secondo me al suo massimo, non l'avevate ancora vista. La nuovissima Insta-X4. Per chi ha già visto gli altri video lo sa già, ma ripeto perché le novità sono incredibili. Registra in 8K 30 fps, quindi roba incredibile, che possiamo fermare le immagini mentre si va a 300 all'ora e vedere praticamente l'omino lì sulla montagna, croppando l'immagine. E soprattutto abbiamo anche 5.7K a 60 fps per fare slow motion a 360, e ovviamente batteria più grande per più durata. Ma la figata vera di questa X4 è, avete presente queste immagini che adesso vi sto per far vedere, dove sembra che c'è uno dietro che mi segue con la fotocamera? Ebbene, con tutte le altre action cam quelle riprese non potete farle, e invece con lei assolutamente sì. Ovviamente ve l'ho già detto all'inizio del video, sconto speciale per la X3. Qui sotto in descrizione correte, perché non è per tutti, è una roba limitata, mi raccomando. Se mi vedete ancora qui vuol dire che sono ancora vivo e vegeto, anche se con un gran bel rischio, lo vedrete nel video dedicato, roba folle, non avete capito come ne sono uscito da quella situazione, ma è già tempo di Race Week un'altra volta, perché si va al debutto nell'International Road Racing IRC, per chi ha già visto gli altri video, ad Amsterdam, più precisamente a Hengelo, Olanda. Vamos! Folle, perché arrivi la prima volta qua dentro tribune, qua siamo esattamente qua, roba di partenza. Direi che un posto più olandese di questo non ci può essere. Noi ovviamente, dopo che oggi al Burger King siamo andati rotti perché sto malissimo,
abbiamo cercato un posto italiano, quindi siamo alla pizzeria Cleopatra e non è una D, e soprattutto, guardate dove ci hanno fatto sedere. Sarà di buono spiccio o no? Chissà. Ebbene sì, prima o poi dovevo lanciarlo, la moto è lì dietro, stanno lavorando, siamo a domenica, post gara 1, non vi sto a dire niente perché è successo di tutto come avete ben potuto vedere. Schiantare il Superbike, volevo farlo magari in pista e non su strada, perché ben sapete com'è la situazione, ma è così, ma vi voglio, cioè, è successo. Cosa è successo? Parla. Lasciamo perdere. Follia totale. E facciamo così, facciamo un flashbackino, vi faccio vedere un po' le immaginette con l'extra che abbiamo girato e le prime emozioni di questo posto che voi non avete idea di cosa voglia dire correre qua dentro. 30.000, 40.000 persone di pubblico, un'atmosfera da veramente altri tempi e non vedo l'ora veramente di farvi vedere il video completo. Adesso andiamo in pista per qualche immagine. Ah, dimenticavo, ovviamente ricordo le promo tutte qui sotto in descrizione. Andate perché non sono per tutti, stanno esaurendo, dai.